Immaginate un paese misterioso e leggendario, la Colchide, un paese che sorge oltre i limiti del mondo conosciuto per gli antichi greci, per gli antichi popoli del mondo mediterraneo. La Colchide è la terra del vello d'oro, cioè un ariete magico e alato, chiamato Crisomallo, era atterrato in questa terra portando in salvo due giovani figli di re ed era stato sacrificato e quindi il suo manto, la sua lana d'oro era rimasta come un trofeo in questo paese ed era un manto magico che sanava ogni ferita. E Giasone con gli Argonauti, la prima grande avventura del mito greco, andò a prenderla. Nella Colchide era l'origine delle Amazzoni. E parlo delle Amazzoni perché dopo aver visto Terminator, Dark Fate, è impossibile non citare il mito delle Amazzoni, perché James Cameron, al quale dobbiamo un ritocco o una supervisione della sceneggiatura dell'attuale film, è uno che frequenta i miti, anzi saccheggia i miti, ci attinge. E proprio in questo caso noi vediamo come sia tutto compiuto. Infatti, nel film non è la lotta, non fatevi ingannare da pubblicità, non è la lotta dell'uomo contro le macchine, ma è la lotta delle macchine contro la donna, perché la donna in questo film rappresenta l'umanità, perlomeno la nuova umanità, l'umanità che si dovrà salvare. E la lotta tra le macchine che si rigenerano ed è contro la donna che genera, cioè la donna che è in grado di continuare la specie umana. L'uomo a questo punto viene praticamente messo da parte. Nel film di Cameron gli uomini o sono cattivi o sono come dei birilli di un gigantesco bowling dove si fa spesso strike fra automobili, camion, carri armati, mezzi corazzati, pick-up che si rovesciano. Gli uomini sono soltanto i pupazzetti che portano e contrastano questa guerra che si svolge fra la macchina, impersonata non a caso da un uomo, e queste donne che sono delle amazzoni, perché sono decise, determinate, coraggiose, sono esattamente quello che le donne sono tutti i giorni e che generalmente non lo scopriamo perché poi loro tendono ad abbellirsi, a coprirsi, diciamo così, a nascondere questa loro determinazione con una forma di civetteria che serve per la nostra virilità. Cioè il problema di tutto è che in tutto il mondo si sta sviluppando una corrente di pensiero sulla virilità tossica, cioè questa parte dell'uomo che è che lo avvelena, cioè l'uomo che non deve chiedere mai, è anche quello che non deve piangere mai, è anche quello che non può avere tenerezza, non può coltivare dentro di sé un germe di amore dolce, diciamo così, qualcosa che lo rappresenti. Non è più il cavaliere antico che salvava la donzella e non è il samurai che deve avere la mano tanto forte da stringere la katana, ma anche tanto abile e delicata da poter descrivere l'ideogramma. Ecco, oggi questa parte virile della vera virilità è dimenticata in funzione di questa virilità tossica, dove l'uomo è prepotente, forte, violento, contro questo tipo di maschio, contro questa figura, diciamo, fintamente protettiva, ma in realtà oppressiva, le donne si sono ribellate e si ribellano proprio attraverso il mito delle Amazzoni. La prima citazione è in Omero con il mito di Bellerofonte, ma poi sono citate da tanti altri storici dell'antichità, tra cui Erodoto, Plutarco, Plinio e nel 600 Virgilio, nel 600 d.C. anche da Isadoro di Siviglia, che è l'autore, questa è una curiosità divertente, della prima enciclopedia e per questa ragione è il patrono di internet. C'è stato un referendum fra i cattolici e anche il Papa, credo Giovanni Paolo II, l'ha proclamato come patrono di internet perché è l'autore della prima enciclopedia nel 630 circa d.C. Dante cita Isadoro di Siviglia come esempio, lo spirito fiammeggiante del grande Viro, proprio per dire la sua qualità e le sue straordinarie capacità enciclopediche. E questo mito della Amazzoni ha un'altra risvolto ancora più interessante. La donna, un grande mito dell'umanità, è la donna salvifica, la donna cioè che porta con sé il germe di una rinascita, che è il Messia,
E questo fatto del Messia lo troviamo in tutte le religioni monoteistiche più importanti, nel cristianesimo in Cristo, nell'ebraismo con la figura vera del Messia, nell'islamismo con con il Mahdi, che sarebbe colui che salva. Persino nella religione di Zoroastro c'è questa figura del Salvatore. Bene, per la prima volta questo concetto si ribalta completamente ed è straordinario che si ribalti in un film e non in un saggio, in un'opera letteraria importante, ma forse i film sono le opere letterarie di questo tempo, perché qui la donna non porta il Messia, è il Messia. Come potete vedere, questo ribaltamento è talmente forte da generare completamente un cambiamento nella corrente di pensiero e a questo punto infatti l'uomo non è più l'artefice, ma è soltanto è il custode di questa nuova umanità. Praticamente è come fosse un San Giuseppe nella tradizione cristiana e in questo caso questo custode, questo San Giuseppe, non voglio essere blasfemo, lo dico con molto rispetto, è Schwarzenegger, perché nel film finalmente il Schwarzenegger ritorna. In realtà il film, che è diretto da Tim Miller, sarebbe il sesto della saga di Terminator, ma in realtà praticamente salta gli ultimi tre e si ricollega direttamente a Terminator 2, quello famoso in cui il nostro cyborg micidiale e indistruttibile, interpretato appunto da Arnold Schwarzenegger, T-800, avanza in tutta la sua forza e adesso lo ritroviamo proprio come se fosse un vecchio amico, obsoleto ma ancora a Roma potremmo dire gagliardo, che è pronto ad affiancare e ad aiutare queste tre amazzoni che che combattono per difendere il mondo. Ritroviamo infatti Linda Hamilton, l'eroina dei classici Terminator, invecchiata, ma invecchiata solo nell'aspetto, ma non certo nella determinazione e nella forza con cui vanno avanti le cose. E c'è una nuova Amazzone, cioè dal futuro arriva questo nuovo cyborg che in realtà però è una donna, quindi sono tre donne insieme alla protagonista e qui c'è anche una nota politica molto importante, sicuramente messa da James Cameron. Il terzo personaggio, la protagonista in realtà di tutta questa avventura, colei che viene protetta e salvata e che probabilmente sarà il Messia, è una ragazza messicana. Quindi in questo momento, con tutte le polemiche del muro del Messico, che a portare la salvezza dell'umanità sia una minoranza etnica, ed è un insegnamento per tutte le minoranze etniche che cercano una vita nuova e diversa, quindi non è casuale ed è secondo me anche un messaggio di grande suggestione, è una di quelle famose contaminazioni che io apprezzo molto quando in un film, diciamo così, di consumo, di avventura, viene immessa una nota di civiltà, una piccola nota, ma che tuttavia è capace di essere veicolata attraverso milioni di spettatori, invece del grande messaggio fatto nel film super impegnato, che proprio per questo, essendo super impegnato e difficile da comprendere e qualche volta anche noioso, non ha diffusione. Quindi Terminator si avvale anche degli effetti speciali di Eric Barba, che devo dire, Eric Barba è Oscar per la incredibile storia di Benjamin Button e quindi un uomo capace di poter trasformare qualunque cosa in qualunque maniera e in questo caso questa nuova veste che ha il cyborg, cioè una capacità diciamo così plastico-meccanica di medesimarsi nelle cose e di rigenerarsi è davvero notevole. Oltre agli straordinari effetti speciali degli inseguimenti, bombardamenti aerei ed elicotteri che crollano, camion che si ribaltano, ruspe che rotolano, pick-up che saltano in aria. Quindi ha tutta questa grande confezione, diciamo così, spettacolare, emozionale, come ha detto il mio nuovo amico che si chiama Alessandro Crea e che è un esperto di cyborg, il film ha quel sapore classico dei cyborg vintage ma riportati al moderno. Quindi veramente una garanzia rispetto alle delusioni sotto certi aspetti dei successivi Terminator 3, 4 e 5. Quindi è il film proprio perché riporta questo straordinario mito
Ah, non a caso una cosa interessante è anche quella che la Colchide è la terra di Medea, la famosa eroina delle tragedie greche che per amore di Giasone aveva ucciso il fratello, che per salvaguardare se stessa e Giasone aveva indotto la figlia di una regina in un'altra città, la figlia del re in un'altra città, ad avvelenare il padre tramite un trucco, che aveva eliminato la sua rivale in amore dandole una veste che la bruciava, che aveva ucciso i suoi figli per vendicarsi di Giasone quando Giasone l'aveva abbandonata. Quindi in più è la patria anche di Circe, perché lei è parente di Circe, la famosa maga di Ulisse che trasformava gli uomini in porci, e in più è la zia di Pasifei, la moglie di Minosse che aveva generato il Minotauro. Quindi una terra dove le donne hanno, nella mentalità maschilista e paternalistica dei greci, hanno proprio un mito, ed è Amazzone viene da Amazon, cioè da senza seno, mastose in greco, maston in greco significa seno, quindi è senza seno, senza un seno, perché per tirare con l'arco la leggenda dice che le Amazzoni si tagliassero un seno, ma può essere anche che venga da Amaston sempre, ma in questo caso senza latte, perché nella mentalità antica si credeva che il latte materno indebolisse i maschi, e quindi i maschi, quelli veri, che non dovevano chiedere mai, venivano nutriti non con il latte materno, e quindi le Amazzoni crescevano senza latte materno. E non a caso, quando Francisco de Orellana nel 1500 e qualcosa ha risalito dopo Amerigo Vespucci questo straordinario fiume nel Brasile che aveva un estuario di 200 km ed in certi punti è largo anche 20 km, l'ha chiamato il Rio delle Amazzoni perché si dice che aveva incontrato le tribù di donne guerriere. Ma Orellana stava cercando l'Eldorado, e di nuovo quindi c'è il mito dell'oro e del sesso, le donne e l'oro. Nel mito del maschio che non deve chiedere mai, probabilmente il paradiso materialistico è fatto da donne e da oro. Noi invece sappiamo benissimo che questo fatto non è essenziale. Noi non dobbiamo cercare le donne come sesso, ma le donne come amore. E non dobbiamo cercare l'oro per se stesso, ma l'oro come forma di benessere, come possibilità e capacità di migliorarsi. Ma al di là delle prediche voglio raccontarvi un divertente aneddoto sulle Amazzoni, che potrebbe essere questo. Mi trovavo per lavoro in Israele e stavo nel golfo di Aqaba, scendendo verso Sharm el-Sheikh. Erano ancora tempi in cui tutti questi grandi alberghi non c'erano, e ci siamo fermati in una oasi che si chiamava Nueba. Questa oasi splendida con un castello, con le rovine di un castello del XII secolo, con il mare cristallino pieno di straordinari pesci. In questa situazione così ci siamo fermati in un bar, dovevamo fermarci soltanto 2 o 3 giorni per fare dei sopralluoghi, e la sera nel bar io e questo mio collaboratore abbiamo fatto amicizia con 2 ragazze, 2 belle ragazze che ci hanno invitato a fare un bagno, era notte, e quindi siamo trovati su questa spiaggia di notte, deserta, con 2 ragazze, e a un certo punto io mi sono chiesto, ma non avete paura? Perché sospettavo, ma come 2 ragazze che non hanno visto, non avevamo mai visto e conosciuto, che ci portano su una spiaggia a fare il bagno seminudi, ma non avete paura di questi 2 stranieri che non sapete chi sono, non sapete da dove vengono, non sapete quale intenzione hanno, e voi vi mettete su una spiaggia deserta di notte, splendida spiaggia, splendida notte stellata, ma tuttavia la ragazza mi ha guardato con i suoi occhi verdi e ha sorriso, ha aperto la borsetta e mi ha mostrato una berretta bifilare a 12 colpi, credo. L'ha impugnata con destrezza e mi ha detto: sono un tenente dei guastatori dell'esercito israeliano, ho condotto 7 missioni di guerra, sono capace di lanciarmi col paracadute, di stare sott'acqua come un sub, conosco il karate e il Krav Maga, che è la famosa lotta che hanno fatto le truppe speciali israeliane. Dovresti avere paura tu. Ed io, nella notte stellata, sulla riva di Sharm el-Sheikh, mi sono arreso alla dolce violenza. Grazie.